Ciao, benvenuto su Non mi dire. Gmail non ti funziona? Molte volte può capitare. Cioè, però non a causa di Gmail, ma perché forse hai dimenticato di controllare qualcosa. Non riesci a inviare posta, non la riesci a ricevere, magari forse alcune volte ti fa delle bizze, non si apre. Non ti preoccupare. In questo video ti faccio vedere tutti gli errori che possono accadere quando Gmail non ti funziona. Resta qui con me fino alla fine del video e ti faccio vedere come si fa. Apri il tuo Gmail e analizziamo il primo problema. Non c'è l'invio delle email. Bene, allora devi sapere che quando non c'è l'invio delle email dipende innanzitutto dalla connessione. Praticamente devi controllare che ci sia connessione sul tuo dispositivo. Molte volte questo vale sia per il computer che per il cellulare. Ovviamente partiamo dal presupposto che tu Gmail lo usi come puoi vedere qui a schermo, sul sito web ufficiale o sull'app ufficiale. Così togliamo, diciamo, ogni impiccio di configurazione. Allora, come dicevo, tu devi controllare che la tua connessione sia attiva. Molte volte i dispositivi danno connessione attiva, quindi tu il simbolino lo vedi collegato, ma non c'è trasferimento dati, quindi internet non c'è. Come puoi fare per poterlo controllare? Non è molto difficile. Io di solito dico sempre di aprire una pagina di YouTube. Perché YouTube? Perché YouTube è uno di quei siti che difficilmente si bloccano, una piattaforma sempre attiva e propone ai suoi utenti praticamente sempre dei video nuovi. Quando tu accedi a YouTube, apri un video che di solito non hai nemmeno mai aperto, non hai mai visto. Fatto questo, non basarti sulla pubblicità, ma fa partire il video. Nel momento in cui il video parte, sei sicuro che la connessione è attiva. In più, puoi anche pensare di fare tutto questo tramite il browser in maniera anonima. Tipo ad esempio qui, se vai su Chrome, più a destra nei tre puntini, tu potrai vedere questa voce nuova finestra di navigazione in incognito. Questa qui praticamente è la finestra che ti permette di poter navigare praticamente in maniera anonima. Questa ti aiuta nel momento in cui sul tuo browser tu hai applicativi, cookie troppo vecchi e via discorrendo. Quindi puoi anche pensare di aprire questa e poi attivare YouTube, ok? Poi, e questo potrebbe essere il primo problema. Il secondo inghippo è che non riesci a inviare posta perché magari il tuo allegato è troppo grande. Questo diciamo che questo punto Gmail lo risolve consigliandoti di utilizzare Drive, però molte volte magari distratto o non dai i giusti permessi, questo non avviene. Quindi praticamente quando tu vai ad aprire un'email e vai ad allegare il file cliccando qui, cosa accade? Accade che il file supera la grandezza di 25 megabyte e superandola l'email non può partire. Allora tu devi per forza di cose allegare il file su Drive, ok? Fatto questo ti conviene controllare quando praticamente percepisci che non riesci a inviare posta nella sezione inviati, proprio come vedi qui, e vai a controllare se l'email è partita o meno. Eventualmente ancora puoi controllare la sezione bozze, ok? Questa sezione ti permette ovviamente di controllare se l'email è ancora in fase di scrittura oppure è partita. Allora, il secondo problema è che non ricevi posta. Allora, assodato che la tua connessione internet è attiva e quindi naviga e tutto, dovresti andare a controllare innanzitutto la prima cosa la cartella spam, questa qui, ok?
Quando ci vai a cliccare sopra, devi andare a vedere se al suo interno esiste quella famosa email che tu stavi aspettando. Molte volte si dà per scontato che nella cartella, cioè che l'email non va nella cartella spam. Non è sempre così. Non è sempre così, perché la gestione dello spam non è solamente legato al tuo account Gmail, ma sono delle percezioni che Google ha degli utenti in giro per il mondo, ok? Quindi può anche capitare che tu hai sempre ricevuto l'email di quella società, di quell'azienda, ma che poi di punto in bianco questa viene bloccata, ok? Potrebbe accadere che andando a guardare ci siano i filtri. Cioè tu hai montato dei filtri, hai creato dei filtri che bloccano quell'email, oppure che la mandano in qualche cartella che magari hai creato. Come fai a vedere e a ricordarti? Visualizza tutte le impostazioni, filtri e indirizzi bloccati, e qui ci dovrai vedere i filtri che tu hai generato. Attenzione a quello che scrivi quando fai i filtri, perché potrebbe anche capitare che fai un filtro dove l'email che ti arriva va a finire direttamente nel cestino. Attenzione, perché può capitare. Come anche gli indirizzi bloccati, che è diverso, diciamo, dallo spam, nel senso che ti vanno a finire nello spam, ma sei tu che l'hai avvisato, cioè hai avvisato Gmail, dice guarda, io da queste mail non voglio ricevere più lo spam, cioè non voglio ricevere anche più le mail. Quindi non è Gmail che in automatico ti sposta le mail, ma tu qui l'hai segnalato. A proposito, nella descrizione io ti lascio tutto quello che c'è da sapere, perché ci sono altri video che ho realizzato, quindi ti lascerò tutto quello che te lo sto elencando in descrizione. Ci potrebbe essere in più, e questo è il terzo problema, un problema legato allo spazio. Cioè praticamente non hai abbastanza spazio sul tuo account, ed è per questo che non riesci a ricevere le mail. Ok, come potresti fare? Prima cosa, svuota la cartella dello spam, svuota il cestino, quindi clicca sul cestino e svuotalo, controlla che nella tua email, tipo come puoi vedere qua, no? Non hai allegati molto pesanti. Puoi fare una ricerca qui per tutte le email che contengono gli allegati, vedi qua. Qua puoi andare a mettere maggiore di, diciamo, io adesso te lo lascio così in modo tale che vediamo tutti gli allegati che sono presenti in questa email. Eccoli qua, e qui poi dopo vai a eliminare gli allegati, quello là più grande, sempre questo qua di 9 MB lo potrei anche eliminare, e vado a guadagnare spazio, ok? Ovviamente questo per quanto riguarda Gmail, ma potresti anche andare a controllare lo spazio direttamente su Google One. Non ti preoccupare, io in descrizione ti lascio tutto quello che c'è da vedere, perché diciamo la gestione dello spazio è molto avanzata, e però una cosa potrei fartela vedere. Così abbiamo fatto prima. Però non è solo questo, però questo qua è il passaggio, uno dei passaggi che dovresti fare. Quindi andare sul sito di Google One, accedere, e qui tu praticamente ti vai a vedere tutto quello che occupa i tuoi documenti. Non ti dimenticare che attualmente lo spazio di gestione di Gmail, scusami, dell'account Google è di 15 GB, ok? Quindi sono un bel po', che è distribuito su tutti i servizi di Google, quindi non più solo Gmail, magari per dirtene una, ma su Photo, Drive, se usi altri applicativi magari legati all'intelligenza artificiale, anche quelli vanno a finire a carico dello spazio. Come puoi vedere qui
puoi tranquillamente vedere, cliccandoci sopra, gli allegati, come ti dicevo prima, quelli là grandi. Qui puoi vedere i file grandi di Drive, qua puoi svuotare il cestino e qua puoi svuotare lo spam direttamente da una sola pagina, ok? È abbastanza semplice. Ovviamente ti lascio il link in descrizione, perché diciamo che ne ho realizzato un video molto preciso sulla gestione dello spazio di Google. Allora ti lascio con un extra, ok? Cioè con l'ultima dritta che ti potrei dire. Allora, molte volte può capitare che Gmail vada lento perché, oltre tutto quello che abbiamo detto finora, vada lento perché ci sono delle estensioni che magari tu utilizzi sul tuo browser, in particolare Chrome, che rallentano l'apertura di Gmail e quindi la sua gestione. Se vuoi provare una cosa del genere, puoi utilizzare Chrome, come ti dicevo prima, in modalità anonima, quindi dove sta il logo del tuo profilo, a fianco ci sono i 3 puntini e ti esce questa voce, e puoi andare praticamente a vedere la navigazione in incognito come risulta. Quando navighi in incognito, i cookie, la cache, via discorrendo, è tutto azzerato, e quindi questo significa che Gmail dovrebbe andare come un razzo. Non dovresti avere impedimenti. Controlla che quando vai in anonimo che non ci siano comunque delle estensioni attive, perché questo rallentano. Controlla che eventualmente tu hai antivirus o anche firewall che possono rallentare la navigazione, e quindi magari pensa di disattivarli per fare il check. Infine ti lascio in descrizione il link per controllare lo stato delle attività di Google, delle sue applicazioni, e quindi se funzionano o meno. È molto interessante, anche solo per curiosità, e puoi vedere se ci sono dei disservizi momentanei. Allora, come hai potuto vedere, ci sono più cose da dover controllare quando Gmail non ti funziona. Certo, può capitare il disservizio, infatti non ti dimenticare che hai anche il link in descrizione per poter controllare se Google ha un disservizio momentaneo. È difficile che accada, però può succedere. Quindi, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, mi raccomando. Se pensi che ho saltato qualcosa, scrivimi nei commenti, che magari ne parliamo, e può darsi che io ho dimenticato di darti qualche suggerimento in più. Non ti dimenticare, iscriviti al canale, perché ci sono tantissimi altri video che puoi vedere, che ti possono aiutare nei vari, diciamo, con le varie applicazioni di Google e non solo. Grazie per essere arrivato fino a qui, ti aspetto per il prossimo video. Ciao!